Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di BMS. Intanto vi faccio vedere queste due, già le conoscete sicuramente. Questa è una Dalì, ragazzi, Dalì 150A 16S. Questa è un'altra Dalì, sempre 16S, 150A, però c'è una differenza tra questa e questa. Cosa vedi di differenza? Il logo, sì, il logo. Questi sono i due loghi di Dalì, non fate confusione, perché tanti di voi mi dicono: Fox, mi hanno spedito una BMS di Dalì falsa, perché appunto ha questo logo. No ragazzi, io ho avuto modo di parlare con i responsabili e a quanto pare hanno fatto una piccola variazione al logo, ma sono sempre loro. E allora andiamo a metterle da parte. Ragazzi, sono delle BMS molto carine, carine, potenti, anche se ultimamente mi stanno facendo uscire pazzo, ragazzi, pazzo. E poi ne parleremo in un video dedicato. Mi hanno creato un piccolo disguido. Io come sempre, ragazzi, non trovo ciò che mi serve quando mi serve, ma comunque ci inventiamo a utilizzare ciò che troviamo per aprire i nostri pacchi. 1 e 2. Qui, ragazzi, abbiamo il fratello maggiore di quelle BMS. Quelle abbiamo detto sono 16S 150A. Siccome volevo più potenza, volevo un range di potenze sia in input che in output della BMS maggiori, perché ragazzi questi vanno sia come uscita, ok, dalla batteria, che come ingresso per ricaricare la batteria. Fate attenzione quando acquistate le BMS, andate a leggere per bene i dati di targa, perché ragazzi, non perché una BMS 150A sta a significare che per esempio accetta 150A anche in ricarica. Non è così. In ricarica solitamente accettano molto meno, ok? Come corrente di carica. Come corrente di scarica massima è quella. Io ho avuto modo di provarle, queste da 150A fino a circa 100A, forse qualcosina meno, ci sono stato dentro, ha funzionato bene, però poi non lo so quello che poi sia potuto succedere, ne parleremo più avanti, non in questo video. In questo video, ragazzi, vi presento questi due nuovi mostri. Guarda qui cosa abbiamo. Nella forma dovrebbero essere simili, nelle dimensioni forse un pochino più grandi queste, ma forse, sempre se non me le hanno sbagliate, ma nel concreto internamente dovrebbe cambiare qualcosa. Queste, ragazzi, sono le Dalì Smart BMS. Come vedi, i loghi sono quelli nuovi da 250 ampere. La variante è quella sempre con la ventolina, anche se, ragazzi, questa ventolina io non l'ho mai, e ripeto mai, vista in funzione. Ragazzi, questo è la bestia che oggi andremo ad unboxarvi. Guarda quanto è grande, guarda che enormità. 150 versus 250. Come larghezza sono quasi similari, ok? Ma cambia la lunghezza. Cambia anche il cavo, ragazzi. Il cavo, questo è notevolmente più grosso, perfetto. Cambiano anche questi. Questi sono le placche di conduzione P- e B-. Eccole qui, bellissima, ragazzi. La ventolina è simile a quella. E poi cosa abbiamo? Questi sono sempre
M8, sì, come... No, questi erano M6, ok, questi sono M6, infatti io per utilizzarlo queste ragazzi li ho dovute adattare, ho dovuto fare un buco, eccolo qui M8, perché questo M6 originale non mi andava bene per fare la connessione con il mio cavo. Bene, qui abbiamo l'altra, ok, e già qui ragazzi noto una differenza tra questa e questa, c'è una piccola differenza. Poi ovviamente in dotazione c'è sempre il cavo per il bilanciamento, c'è sempre il sensore di temperatura, c'è sempre il cavo di bilanciamento, c'è sempre qui c'è anche RS485 CAN, cioè questa BMS, a differenza di questa che io avevo in precedenza, che aveva solo come porta di comunicazione UART, qui questa ragazzi miei ha sia UART, ok, eccola qui, che CAN 485 abilitata, e mi hanno dato i connettori che ora ti faccio vedere. Ma questo su tutte e due? Sì, su tutte e due BMS. Allora, questo è il cavo RS485 CAN, eccolo qui. Qui su ogni cavetto abbiamo l'adesivo che appunto ci dice cos'è quel cavetto. Poi abbiamo il cavo di bilanciamento, che comunque io sulla mia BMS già ce l'ho, perciò questo lo andremo a conservare, ripeto sempre 16S, ok. E poi c'è questo che è la porta Bluetooth, eccola qui, porta Bluetooth che andrà a connettersi UART. Su UART ragazzi, su UART andremo a mettere la porta Bluetooth, che comunque ripeto già ce l'ho. Perché ho fatto questo cambio? Perché ragazzi le BMS da 150 A mi stanno dando qualche problemino. Non ho capito se sia un problema di firmware, ma credo proprio di sì. E con queste spero di non averlo, considerando che sono nuove, ok? Come visto sono un tantino più versatili perché hanno anche CAN e RS485 e hanno, tra questa e questa vedi differenze? Guarda, sì, c'è differenze. Questa da questo lato destro ha i cover per le placche di conduzione, in queste invece non l'hanno messi e vorrei capire il perché. Questa ha tipo delle cover in silicone, eccole qui, che si possono anche eliminare, vedi? Questa è una cover colore blu, bella, questa è l'altra cover nera, sempre in silicone, che si può togliere. Perché qui l'hanno messa e qui non l'hanno messa? Non mi piace questa situazione. Va bene, andiamo avanti. In corredo abbiamo anche qui il tagliandino da lì, abbiamo il librettino, qui un foglio con le istruzioni, ci dice di scaricare l'applicazione per poterci interfacciare alla BMS. Io ragazzi inizierò con l'installazione di questa nuova BMS. Sto lavorando tantissimo in stretto contatto con le varie case madri, sia con Dalì BMS che con POW-MR, per poter sviluppare soluzioni nuove e risolvere quei piccoli bug che potrebbero avere i loro prodotti. Perché ragazzi? Perché loro li producono, è vero, li testano, è vero, ma ragazzi uno come me che ci smartella ore e ore e ore, che testa questo, prova quello, assembla quello, assembla quell'altro, prova varie, cioè io riesco a darle sia dall'IBMS che a POW-MR delle dritte per poter migliorare i loro prodotti.
E ragazzi, devo dirvi che rispondono in maniera cortese, sono molto interessati a questa nostra collaborazione, mi hanno anche fornito le nuove BMS da 250 A per mostrarvele, e non solo, perché queste le andrò a montare sul mio impianto. Tu mi dirai, Fox, ma perché due? Che te ne fai di due quando poi ne hai altre due? No ragazzi, nella realtà ne ho due più un'altra che è già montata nell'impianto, e sono, ragazzi, come vedi, tutte BMS nuove di zecca. Guardale, sono tutte nuove di pacca. Vediamo se cadono a terra, vediamo se devo. Ok, guardale, eccole qui ragazzi, queste sono le belve di Dalì BMS, eccole qui, guardale, belle, bellissime ragazzi. E allora, quando utilizzare questa, quando utilizzare questa? La differenza fra le due non è altro che la potenza. Internamente, ragazzi, montano più MOSFET che ti permetteranno di poter usufruire sia in fase di scarica che in fase di carica di molta più corrente, impulsi di corrente molto più alti a differenza di questi. Perciò questi da 150 puoi andarli ad utilizzare in un impianto, in una batteria, perché alla fine ragazzi questi servono per la protezione delle nostre batterie, gestione, protezione, eccetera eccetera, delle batterie. Possono essere utilizzate entrambe e due, sia per litio-ioni che per LiFePO4 che per LTO. Cosa cambia? Il setting, ragazzi. Il setting. Possono tutte programmarsi in maniera immediata tramite l'applicazione, e puoi connettere per esempio 16 celle serie LiFePO4, 16 celle serie litio-ioni, 16 celle serie LTO. Le BMS sono sempre uguali, quello che cambiano poi sono i dati, le cifre, i setting che andrai a fare sull'applicazione. Max charge, max voltage cella, max different voltage, da che volt deve entrare in protezione, da che volt minimo per staccare, per non andare sotto per esempio delle LiFePO4 di 3 volt, tutto programmazione. L'app è sempre la stessa, quella ovviamente di Dalì BMS, di Dalì, ecco. E niente ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio per la visione. Da Fox, dalle BMS di Dalì è davvero davvero tutto. Guarda qui ragazzi, sono davvero bellissime, ben fatte, però più avanti vi racconterò in un video dedicato cosa mi è successo e cosa stiamo andando a fare con Dalì. Ciao belli e al prossimo video.